Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, oggi andiamo a vedere l'energia del numero 8. Il numero 8 è l'essenza delle persone nate i giorni 8, 17 e 26 del mese. È un numero materiale, è associato a Saturno, la sua parola chiave è abbondanza e anche la guarigione in realtà, e il suo punto debole è l'avidità o l'ambizione. Il numero 8 è un numero di potere. È il numero che in numerologia è associato allo sciamano, al guaritore. Quindi è un numero potente e proprio perché è potente muove due energie, quella dell'abbondanza e quella della guarigione. L'8 ha capacità di generare abbondanza materiale e anche di generare guarigione fisica, quindi del corpo fisico. Diciamo che l'8 è la personalità più potente di tutti i numeri. Hanno una grande tenacia, una grande ambizione, tanta forza di volontà. Normalmente sono associati proprio al potere, all'onore, al successo, alla gloria. E loro sono proprio attratti dal potere e anche la ricchezza può essere attratta dall'onore e dal successo. Quindi sono persone che si prestano ad essere leader, a essere capi di un gruppo, sono sempre alla ricerca dell'avanzamento, del successo, della notorietà, dell'andare avanti, diciamo, il progresso materiale e amano comunque prendere le decisioni finali in tutte le questioni importanti, direi. Diciamo che quando diventano maggiorenni non lasciano che siano gli altri a decidere per loro che cosa vogliono fare o che cosa vogliono della vita. Prendono le loro decisioni in modo determinato, sanno già come vogliono che vadano le cose. Diciamo che hanno la stessa capacità dell'uno di leadership, però lo fanno in grande, cioè loro sono proprio venuti a guidare gruppi grandi. È come il voto alla causa. Lottano per i loro obiettivi. Non importa quali siano gli ostacoli, per l'8 qualsiasi ostacolo può essere tolto, può essere superato e di solito rispetto alla loro condizione di nascita fanno sempre dei grandi passi avanti nella loro vita, soprattutto nella parte materiale. E se già nasce ricco, sarà in grado di aumentare la sua ricchezza. Diciamo che gli 8 hanno bisogno di dimostrare il loro successo materiale agli altri. Ciò significa che quando è in positivo non deve cercare l'abbondanza, è come se fosse già abbondante, certe cose proprio gli arrivano. Quindi se nella vostra vita non siete alla ricerca di abbondanza, di ricchezza, di successo perché già ce l'avete, vuol dire che avendo un'essenza 8 state vibrando in positivo. Quindi diciamo che c'è una particolare connessione con tutto quello che sono le finanze, la parte materiale, l'economia, il fare. Tenete presente il fare proprio con le mani. Mm? È come se l'8, quando vibra in positivo, non avesse bisogno di andarsi a cercare le cose, cioè improvvisamente arrivano le occasioni, arrivano le opportunità, ci sono dei nuovi progetti che si affacciano, arrivano i riconoscimenti, arrivano i soldi, arriva tutto da solo. Appunto, non si deve cercare. Anche perché hanno un grosso fiuto per gli affari, quindi sanno quali sono gli affari giusti, diciamo, per avere il massimo rendimento con il minimo sforzo. E poi vi dicevo all'inizio che hanno questa capacità di guarire, vengono chiamati proprio i guaritori, ma hanno la capacità di guarire sia loro stessi che gli altri. Hanno proprio un talento speciale per muovere l'energia con le mani. Quindi potrebbero essere
dei maestri Reiki, potrebbero essere dei massaggiatori, potrebbero essere dei chiropratici, agopuntori o comunque qualsiasi cosa che implichi una guarigione fisica e energetica, quindi sia del corpo fisico che del campo energetico. Diciamo che vengono proprio qui, cioè uno dei loro compiti è di guarire se stessi e gli altri. L'8 è una vibrazione, diciamo, alta, no? Abbiamo detto che ci sono come dei gruppi di numeri e l'8 ha già una vibrazione molto alta. E questo fa sì che a volte possano sentirsi frustrati perché le persone che stanno intorno non li capiscono. È come se non capissero di che cosa stanno parlando, si sentono incompresi proprio. Quindi, appunto, diciamo che i numeri dall'1 al 7 li ha già elaborati, ha già elaborato questa vibrazione, quindi per sentirsi compresi sarebbe consigliabile per l'8 cercare un numero 8, 9, 11 o 22. L'8 è già uno di quei numeri che si avvicina alle anime antiche, alle anime di un certo spessore e quindi avrà bisogno di energia spirituale intorno a sé per sentirsi compreso. E quando avete un'essenza 8, è come se doveste ricordare di avere compassione per gli altri. È come dire, vedo gli altri, ho compassione di loro, automaticamente gli altri vedono me. E la compassione in questo senso va intesa come un ok, capisco che tu, numero ipotesi 2, hai questa visione, non mi arrabbio con te, però ti posso spiegare com'è il mio punto di vista, ti posso insegnare, ti posso rendere partecipe. Quindi diciamo che invece di frustrarvi perché gli altri non vi capiscono, potete iniziare a far comprendere agli altri il vostro punto di vista. E questo è un modo per voi riprendervi il vostro potere, riprendere quello che vi meritate, quello che vi spetta, e per gli altri anche, ok? Perché è un imparare ad osservare, a comprendere cose che magari un numero diverso dall'8 non comprende. Diciamo che gli 8 sono esigenti, sia con se stessi che con gli altri. Sono persone pratiche, sono costruttive, realistiche e vanno dritto al sodo. Cioè dicono quello che vi devono dire e non fanno tanti giri di parole. Hanno un'enorme capacità di lavoro e un'enorme capacità di autocontrollo. Cosa vuol dire? Pensate al 4, a quello che abbiamo detto del 4, l'8 è il doppio, quindi è più resiliente, è più resistente, lavora sodo ed è una persona che può resistere ore, ore, ore e ore sul lavoro. Le ore passano e non se ne rendono proprio conto perché sono così tanto immersi in quello che stanno facendo che il tempo semplicemente scorre, gli vola. Diciamo che un 8, abbiamo detto che appunto è un buon leader, è un buon capo e quindi tenderà a lavorare da solo. Di solito non sopportano la supervisione diretta di nessuno, sono lavoratori efficienti, disciplinati, instancabili e appunto hanno come questa capacità di concentrazione galattica quando si tratta di focalizzarsi nei loro progetti. Difatti mettono anche grande passione e grande intensità un po' in tutto ciò che fanno, ma quando la cosa è loro ancora di più. Sono persone energiche, sono combattive, organizzate, abbiamo detto esigenti, diretti, schietti, parlano senza fronzoli e infatti i professionisti, i liberi professionisti dell'8 sono persone che non ci girano tanto intorno alle cose. Se vi devono dire una cosa su un prodotto che stanno vendendo, ve la dicono, cioè vi dicono le cose come stanno, sono oneste, sono pulite. Hanno grande capacità di comando e appunto hanno questi poteri curativi. Quindi l'8 viene per usare i suoi talenti, utilizzando anche le mani, quindi il dono della guarigione e il dono del creare abbondanza. E un 8 che non sviluppa i suoi talenti è un 8 frustrato, perché l'8 viene proprio per aiutare gli altri a creare abbondanza, a creare salute, ok? E quindi quando non lo fa tende a sentirsi frustrato. Diciamo che l'8 non è uno di quei personaggi che
può sembrare ambiguo, anzi, sono persone da o tutto bianco o tutto nero, e anche qui per l'8 come per il 4 è importante per loro sviluppare una certa dose di flessibilità, perché effettivamente esistono anche le zone grigie, quindi un richiamo, se vogliamo, all'8 è proprio quello di sviluppare la flessibilità. E siccome sono persone dirette e schiette e sono persone esigenti, la stessa sincerità, onestà, schiettezza che loro hanno nei vostri confronti la pretendono da voi. Siccome sono persone schiette, oneste, ci si può fidare e quindi sono persone che riescono sempre a convincere gli altri di ciò che vogliono loro. La loro autorità è indiscutibile, soprattutto in tempo di crisi, perché proprio ispirano sicurezza e fiducia nelle altre persone. Questo perché quando effettivamente si mettono in un progetto, cioè non tollerano interruzioni di alcun tipo, sono lì che lavorano e si danno da fare e aiutano gli altri per raggiungere quell'obiettivo. Quindi l'8 è un numero che genera abbondanza, genera guarigione, è un po' il leader e soprattutto è un influenzatore. Cioè tutto quello che lui di bello riesce a fare per sé lo può e lo deve fare anche per gli altri. Ed è proprio questo movimento energetico che ci dice che queste persone hanno così tanto potere. Appunto, hanno il potere di creare nel mondo fisico abbondanza e guarigione. Lavorano la materia proprio con le mani. Ovviamente questo potere arriva dal fatto che si prendono la responsabilità. E la responsabilità qual è? Quella di sapere che con la mia vibrazione 8 sono in grado di influenzare la materia, le persone che mi stanno vicino, ma anche la materia, perché posso generare abbondanza e guarigione. Andiamo a vedere un pochettino l'8 in negativo. Allora, abbiamo detto che in positivo genera abbondanza, quindi in negativo genererà carenza, mancanza. E se in positivo è, diciamo, il guaritore, colui che crea la guarigione, in negativo, ragazzi, potrebbe trasformarsi in malattia. E ricordiamoci che l'8 ha la vibrazione che vale sia per sé che per gli altri. Quindi un numero 8 quando vibra in negativo può anche generare carenza economica e malattia per chi gli sta intorno. Diciamo che quando sono in negativo diventano troppo inflessibili e questo li fa andare verso un sicuro fallimento, verso la rovina, verso, diciamo che si espongono al pericolo. È come se diventassero ipercocciuti, si fissano e, e diciamo che dovrebbero stare attenti. Se avete un numero 8 in essenza e vi rendete conto che state vibrando negativo, cercate di evitare gli eccessi. Tenete anche presente che l'8 potrebbe cadere in alcune dipendenze, potrebbe diventare super testardo, fino a diventare proprio ossessivo, perché diventano perfezionisti, diventano intolleranti, intransigenti, diventano inflessibili appunto, dimenticano la tenerezza, dimenticano completamente la compassione. Al contrario, diventano molto rigidi, molto freddi, abbiamo detto esigenti, hanno come delle grosse pretese, diventano duri, egocentristi, diciamo che si trasformano in veri e propri tiranni, che tra l'altro, essendo influenzatori, possono rendere la vita molto amara a chi li circonda. La loro ambizione, la loro sete di fama, di successo e di progresso può essere proprio compulsiva e non sanno quando fermarsi. Sono le classiche persone che dicono voglio ancora questo, mi manca solo più questo, vogliono sempre di più, tendono a diventare proprio avidi ed è proprio l'avidità che trascina l'8 in negativo. Diventano persone autoritarie con anche atteggiamenti aggressivi, duri, dominanti, controllanti. Quindi in positivo è io vengo a guidare il gruppo, in negativo è io sottometto il gruppo, sottometto gli altri, diventa proprio tiranno. Di solito non accettano di commettere errori, cioè non lo riconoscono,
Di solito cercano di giustificarsi, di trovare scuse oppure scaricano la colpa agli altri. Un 8 in negativo è una di quelle persone che vi butta giù, vi butta a terra, cerca di svalutarvi, di affossarvi, vira in faccia le cose. Non solo quelle attuali, ma anche quelle di anni e anni indietro. E poi prendono tutto sul personale. È come se tutto, secondo loro, fosse un attacco personale. Se li metti in discussione si arrabbiano e cercheranno un errore nella persona che gli ha fatto notare il loro errore, proprio per difendersi. Cercano un po' di ribaltare la frittata, di dare il giro alla situazione e di dare quindi la colpa all'altra persona. Quindi ragazzi stiamo parlando di persone che da potenti si sentono impotenti, cioè diventano insicure, disorganizzate, codarde. E quando diventano insicure fino a questo punto, aprono come la modalità autosabotaggio. Cioè, l'8 quando è negativo sente proprio una mancanza di potere, un'insicurezza e si paralizzano. Di fronte a qualsiasi emergenza o a qualsiasi decisione debbano prendere, stanno fermi, si bloccano. Tenete presente che sono anche molto manipolatori, effettivamente sono dei buoni leader e un leader sa, diciamo, trascinare le masse, no? Però quando è negativo tende appunto a diventare manipolatore. Un 8 in negativo crede di essere perfetto. È perfetto lui ed è perfetto tutto ciò che fa. Hanno pochissima tolleranza per gli altri. Quando l'8 sta parlando di qualche cosa e non si sente capito, vi ricordate che prima vi dicevo che ha bisogno come dei numeri alti? Quando gli succede di non esercitare la compassione verso gli altri e che si irrita proprio facilmente, cioè gli dà proprio fastidio non essere capito, è come se dicesse vabbè, non capisci niente, la colpa è vostra, non magari lui che parla di argomenti un po' particolari, però non importa. Scarica il barile, scarica la colpa. E un'altra cosa curiosa del numero 8, visto che loro si sentono i migliori, sempre quando vibrano in negativo, si sentono i migliori, si sentono i più furbi, mettiamola così, quando non sanno qualche cosa tendono a scappare con qualsiasi scusa, proprio per non affrontare il fatto che non sanno quella cosa lì, che non sono perfetti. Quindi quando li pinzate che non sanno qualche cosa, la loro tendenza è quella di scappare, ok? Diventano eccessivamente selettivi, discriminanti, possono discriminare le persone in base alla situazione economica, in base al loro potere, in base al loro successo, in base alla loro apparenza, in base a dove lavorano. Cioè, sono molto, come dire, selettivi. Ragazzi, un 8 quando vibra in negativo, siccome abbiamo detto che sono anche controllanti, tendono a dominare, quindi possono diventare violenti e crudeli. E siccome diciamo crea abbondanza e guarigione in positivo, quando in negativo tende a distruggere chi li circonda. Con le loro parole, ma alle volte abbiamo detto che appunto crea anche malattia per gli altri. Un 8 in negativo ha bisogno di arricchimento spirituale affinché gli aspetti positivi dell'8 emergano. Quindi, se l'8 è coinvolto nella questione del denaro o delle cose materiali e non riescono ad ottenerlo, diciamo che la sua parte spirituale, che usa poco, si trasforma come in parte negativa, tanto da sentirsi proprio a disagio e infelice fino a che a un certo punto è obbligato a guardare la parte spirituale, la parte del guaritore, del maestro se vogliamo. E una cosa interessante è che gli 8 in negativo hanno una pessima posizione finanziaria, o sono avari o sono scialacquatori, cioè o non spendono mai perché hanno come questo senso di avidità, oppure non hanno il controllo di quello che spendono. Quindi chi ha un 8 in essenza sostanzialmente è venuto qui su questa terra per guarire proprio il rapporto con il denaro e con l'abbondanza. Di solito si lamentano di non avere soldi, però non è vero, anche perché li spendono in cose inutili, li spendono in frivolezze. E un'altra paura del numero 8 è quella appunto di ammalarsi. Quindi cercate di lavorare il vostro corpo fisico per evitare di ammalarvi.
Per cui quando sentite di vibrare in negativo, uno dei trucchi per polarizzare positivo è di connettersi alla propria parte spirituale, intesa come potere personale. Usare i propri talenti, proprio perché la vibrazione a quel livello attrae naturalmente l'abbondanza, cioè non bisogna cercarla, basta solo innalzare la vibrazione. Per cui quando vi ritrovate in pensieri di carenza o quando avete paura magari di fallire, di fare un crack finanziario, è lì il momento di innalzare la fiducia in se stessi. E se per caso vibrate in negativo per quello che riguarda la malattia, nel senso che avete paura di ammalarvi, cercate di fare cose, può essere palestra, può essere un'alimentazione migliore, può essere anche imparare tecniche di autoguarigione che vi possano aiutare a mantenere un buono stato di salute. I lavori ideali per un 8 possono essere il libero professionista, abbiamo detto che è un buon leader, è un buon capo, potrebbe essere un editore, un analista finanziario, perché abbiamo detto che ci va a nozze con l'analisi monetaria. Lavori come gli ingegneri, il geometra potrebbero essere indicati, oppure proprio il guaritore, il chiropratico, quello che vi ho un po' detto prima. Allora, riassumendo ragazzi, quando un 8 è in positivo vibra con il potere, il successo, abbiamo detto, e lo sciamano, il guaritore, è un ottimo leader, è un capo, è un influenzatore, abbiamo detto, generano abbondanza, hanno un forte autocontrollo e sono persone molto responsabili. Nella parte in negativo genererà carenza, abbiamo detto, malattia. Invece di essere leader diventano tiranni, diventano avidi o scialacquatori, tendono all'autosabotaggio e sono manipolatori. Come vi ho detto anche negli altri video ragazzi, potrebbero esserci momenti della vostra vita dove vibrate in positivo e momenti della vostra vita dove vibrate in negativo, oppure potrebbero esserci settori della vostra vita dove vibrate in positivo e settori della vostra vita dove vibrate in negativo. Fatecelo sapere qua nei commenti. Spero che anche il video di oggi sia stato di aiuto per voi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!